amici del Portale del Verde, ben ritrovati. Oggi siamo qui presso il Peraga Garden Center di Mercenasco. Stiamo girando una bella playlist tutta dedicata alle piante di appartamento e in questo momento è arrivato il turno del ficus, il Ficus Benjamin, che oggi ci presenterà Francesca Vernile, la nostra esperta. Eccoci qui Francesca, cosa ci puoi dire sul Ficus Benjamin? Allora, il Ficus Benjamin è sicuramente la pianta d'appartamento più conosciuta ed apprezzata, era già presente in età vittoriana negli interni delle case degli inglesi. È una pianta di origine tropicale, il sud-est asiatico, ed è una pianta appartenente appunto alla stessa famiglia del nostro fico comune. Infatti se noi andiamo a togliere una foglia vedremo che emetterà del lattice esattamente come fa il fico. È una pianta sempreverde e in natura raggiunge dimensioni veramente ragguardevoli, di diversi metri e tende anche a fare dei tronchi molto, molto consistenti. Qui abbiamo un esemplare che è stato guidato, quindi questi sono diversi esemplari che fin da piccini sono stati intrecciati e poi si sono fusi. Infatti il ficus ha questa caratteristica di fondersi, quindi possiamo ottenere un bel tronco di ficus unendo diverse piantine, oppure semplicemente possiamo far crescere una pianta singola e lasciarla appunto così al portamento naturale. È una pianta che vuole un buon grado di luminosità, quindi tenendola in casa assicuriamoci di esporla al giusto grado di luminosità, ma non chiaramente ai raggi solari diretti. In inverno sicuramente dovrà stare in casa, a meno che non abitiamo in Sicilia o comunque in zone dove le temperature sono piuttosto miti, mentre in estate è consigliabile metterla all'esterno, comunque anche per dar modo alla pianta di respirare e comunque di crescere meglio. Facciamo attenzione agli sbalzi di temperatura anche quando la teniamo in casa e soprattutto alle correnti d'aria fredde, perché altrimenti la nostra pianta comincerà a perdere un gran numero di foglie. Anche quando la spostiamo magari da una stanza all'altra perché non so, abbiamo deciso di cambiare di posto, è facile che lei perda subito le foglie e poi però lentamente le potrà rimettere. Cerchiamo di dare al nostro ficus delle buone dosi di fertilizzante, perché comunque dobbiamo sostenere una vegetazione piuttosto rigogliosa e è un terreno assolutamente ben drenato, perché possiamo rischiare di perderla se ad esempio mettiamo un sottovaso e lo lasciamo pieno d'acqua. Questa ecco è una di quelle cose che non dobbiamo mai assolutamente fare. Per il resto il ficus diciamo che appunto è una pianta abbastanza tollerante, riesce ad adattarsi anche a condizioni propriamente non idonee, però comunque se gli diamo le giuste condizioni è una pianta che vive veramente molto molto a lungo e raggiunge anche in casa dimensioni notevoli. Io ad esempio ho un amico che ha 2 ficus che gli sono stati regalati quando è nato, adesso ha quasi 40 anni e queste piante praticamente toccano il soffitto e lui è costretto a potarle perché chiaramente più di quello non possono andare. Un rischio che c'è per la coltivazione del ficus è l'attacco dei tripiti. I tripiti sono degli insettini particolarmente fastidiosi che potrebbero andare a rovinare le nostre foglie. In quel caso intervenite subito con degli appositi antiparassitari che trovate comunemente in commercio per evitare che la pianta venga troppo debilitata da questi parassiti. Abbiamo detto esposizioni soleggiate, concimazioni, terriccio ben drenato, mi raccomando utilizzate la pomice e questo vi garantirà sicuramente il successo. E per quanto riguarda le potature potete andare a potare alla fine dell'inverno dando un po' una contenuta alla pianta e rimuovendo magari i rami che lei tenderà a seccare per come è normale che sia, quindi non vi preoccupate se trovate dei rami secchi. Benissimo, ringraziamo Francesca Vernile per questi ottimi consigli che ci ha dato e vi chiediamo di mettere un bel pollice all'insù e soprattutto di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!